Bentornati! Abbiamo visto la volta scorsa come, partendo da un nodo di input, abbiamo la possibilità di prendere il nostro rendering e processarlo per trasformarlo in un'immagine diversa. A questa immagine abbiamo visto possiamo applicare un bilanciamento del colore o applicare una distorsione prospettica o comunque tantissime altre trasformazioni che vedremo più avanti nel corso delle lezioni. Quello su cui ci concentreremo oggi sono le informazioni che ci possono essere date dal nodo di input render layers. Vediamo questa scena di partenza che, se volete, potete scaricare nel link che trovate nella descrizione del video, che Blender ci dà già delle informazioni che sono nominate qui sulla destra del nodo. La prima è image, che è l'immagine rendering finale, poi abbiamo alpha, che è un'informazione di tipo numerico che possiamo immaginare un po' come se fosse una immagine in bianco e nero. Proviamo a vedere insieme di cosa si tratta. Teniamo premuti i tasti CTRL e SHIFT e facciamo clic su alpha. Vediamo che Blender ha connesso l'uscita alfa con il nodo viewer e vediamo questa immagine bianca. Vuol dire che ogni singolo pixel della nostra immagine ha un valore pari a 1. 1 è il bianco, dove l'opacità è massima. Se fosse stato nero, ciò avrebbe voluto dire che l'opacità è minima, ovvero l'immagine in quel punto è trasparente. In questo caso vediamo tutto bianco, vuol dire che la nostra immagine è completamente opaca, non ci sono elementi di trasparenza. Vedremo poi magari più avanti qualche esempio pratico di canale alfa. Proseguiamo, abbiamo la noisy image, ovvero l'immagine alla quale non è stato applicato il denoise. Ecco, vediamo infatti che si vede molto bene la grana, mentre nell'immagine originale questa grana sparisce. Infine abbiamo gruppo di luci 1 e gruppo di luci 2. Questi due gruppi di luce li ho creati io all'interno della scena e vedremo più avanti come si fa a creare questi gruppi di luce, però diciamo che abbiamo la possibilità di vedere singolarmente gli effetti che fanno appunto queste fonti di luce che sono raggruppate in gruppo di luci 1 e gruppo di luci 2. Andiamo a vedere, questo è il primo, mentre questo è il secondo. Vediamo quindi che Blender non ci dà come input la semplice immagine renderizzata, ma ci dà una serie di informazioni ben distinte l'una dall'altra che noi potremo andare a combinare insieme per andare o ad aggiustare singolarmente ogni singolo parametro oppure per andare a creare degli effetti particolari. Per esempio, potremmo utilizzare questo gruppo di luci 2 per andare a creare una sorta di bagliore da aggiungere come contorno a questi tre oggetti. Quello che però ci consente di avere Blender è un set di informazioni molto più articolato. Andiamo a vedere insieme all'interno delle proprietà la sezione View Layer Properties. Vediamo che abbiamo la possibilità di selezionare all'interno del gruppo Passes, ovvero passaggi, una quantità notevole di informazioni. Proviamo ad abilitarle tutte e vediamo che contestualmente nel nodo di input compaiono le rispettive voci. Quindi a mano che noi andiamo ad aggiungerle, tutte queste informazioni ci vengono date a disposizione. Non è detto che ci servano tutte, però nell'ottica di affrontare in maniera approfondita il compositing le andremo ad analizzare uno per uno. Vediamo in fondo che abbiamo due elenchi. Il primo è lo shader AOV e il secondo è Light Groups. Come già accennato, i Light Groups sono i gruppi di luce. Gli shader AOV sono dei valori che possiamo andare a prendere da ogni singolo materiale che abbiamo creato nella scena. Potremo quindi inserire dei nodi di tipo output all'interno dei materiali per andare a prelevare delle informazioni dai materiali stessi. Lo vedremo più avanti. Torniamo invece al nostro nodo render layer, che è diventato decisamente più imponente rispetto a prima, e andiamo a vedere che cosa sono tutti questi dati che ci vengono messi a disposizione. Per poterlo fare però dobbiamo rilanciare il rendering, perché di fatto Blender ancora non li ha calcolati, quindi premiamo nuovamente F12 per rilanciarlo. Torniamo quindi al compositing e ora possiamo andare ad analizzare punto per punto questi nuovi strati che ci vengono dati a disposizione da Blender. Alpha lo abbiamo già visto, depth è la profondità di campo. In questo caso l'impressione è quella di vedere un'immagine bianca, ma in realtà vediamo che ci sono delle zone leggermente più scure. Per vederle meglio andiamo a inserire un nodo che ci consente di effettuare delle operazioni matematiche. Con Shift A richiamiamo il comando add, converter, math. Questo nodo ci permette di andare a variare i numeri in ingresso,
Quindi lo andiamo a inserire sul collegamento che da depth va al nodo viewer e andiamo a selezionare come tipo di operazione multiply. Moltiplicando i numeri in ingresso per 0.5 li andiamo a dividere. Proviamo a mettere un numero ancora più piccolo, per esempio 0.1, ed ecco che vediamo molto bene adesso i valori di profondità di questa immagine che in un primo momento ci sembrava completamente bianca. Questi valori nascono per potersi dare la possibilità di andare ad applicare la profondità di campo alla nostra immagine. Tuttavia nessuno ci vieta di utilizzarli per fare qualsiasi altro tipo di valutazione. Il limite sta soltanto nella nostra fantasia. Nessuno ci vieta inoltre di esportare questa singola immagine per poterla utilizzare all'interno di qualsiasi altro software di fotoritocco. Andiamo avanti nella nostra esplorazione e con Ctrl Shift andiamo a cliccare su Mist. Mist è una sorta di effetto nebbia che consente di applicare una maggiore profondità all'immagine. È sempre un valore matematico molto più apprezzabile rispetto a depth, che sarebbe la distanza degli oggetti rispetto al punto focale della nostra telecamera, e se vogliamo fare un paragone dovreste immaginarvi di vedere le montagne nello sfondo di una fotografia. Queste montagne più sono lontane e più appaiono chiare. Ecco, questo è un po' lo stesso effetto. Vediamo come l'oggetto più vicino alla telecamera risulta più scuro, mentre gli oggetti più distanti sono appunto più chiari. Position, Normal, Vector e UV sono 4 tipi di informazione di natura vettoriale, ovvero non sono delle vere e proprie immagini, anche se vedremo che di fatto lo sono, ma sono delle informazioni su dei singoli vettori. Andiamo a vedere il primo, Position. Guardate come questa sia di fatto un'immagine, ma che ha dei colori con una distribuzione effettivamente strana. Se vi ricordate nel corso base abbiamo parlato delle texture che vengono utilizzate appunto nel parametro normal, che hanno questo colore violaceo tra il blu e il viola. Bene, il concetto è questo. Questi tipi di mappe servono per mostrarci come il singolo raggio di luce viene deviato per ogni pixel della nostra immagine e la direzione viene data sugli assi X, Y e Z. Sono 3 assi e per ciascuno di essi viene applicato un colore. Per l'asse Z il colore blu, per l'asse X il colore rosso, per l'asse Y il colore verde. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questa zona dove vediamo il blu, i vettori hanno una direzione prevalentemente parallela all'asse Z, ovvero verso il nostro occhio, come se dal monitor uscisse questo vettore dritto verso di noi. Al contrario, qui in basso abbiamo delle zone colorate di rosso. In questo punto il vettore indica la direzione lungo l'asse X, mentre nelle zone colorate di verde la direzione di spostamento è lungo l'asse Y. Tutte le altre zone, quelle viola, azzurre, gialle, sono posizioni in cui i vettori non sono né paralleli all'asse X né paralleli all'asse Y o all'asse Z. A seconda della loro inclinazione i valori RGB verranno mescolati, verranno utilizzati appunto queste terne di valori per dare la direzione ai vettori. Vediamo quindi che Position, Normal, Vector e UV hanno 3 colorazioni completamente diverse. Vector in questo caso è tutto nero, ma hanno tutte questo principio: blu per quei vettori paralleli all'asse Z, rosso per i vettori paralleli all'asse X e verde per i vettori paralleli all'asse Y. Tutti i colori intermedi sono vettori che non sono paralleli a nessuno dei 3 assi, ma sono inclinati di determinati valori. In particolare, il valore position ci indica la posizione dei diversi oggetti all'interno della scena. Il valore normal ci indica le inclinazioni delle normali delle superfici utilizzate per lo shading, per l'ombreggiature. Vector invece è utilizzato per il calcolo del motion blur. Siccome non ci sono oggetti in movimento, non ha ragione di esistere in questo specifico caso. L'UV invece viene utilizzato per rappresentare dove le mesh sono state mappate. Essendo la mappatura bidimensionale, il valore con la componente blu, ovvero quello che rappresenta i vettori paralleli all'asse Z, in realtà non hanno senso di esistere, però siccome si parla sempre di terne di valori, non possono non essere inseriti. Abbiamo poi Index Object, serve a creare una maschera che ci consente di separare fisicamente ogni singolo oggetto in base al suo numero di indice. Si tratta sempre di un valore numerico che qui ci viene rappresentato come immagine in bianco e nero, esattamente come capita per il canale alfa, il valore depth e mist.
Proviamo a utilizzare il nodo multiply per vedere con un maggiore dettaglio queste differenze. Ecco, vedete, adesso riusciamo a comprendere più facilmente come questi tre oggetti che sembravano colorati alla stessa maniera in realtà hanno tre sfumature di grigio differenti. Questo ci permetterà in fase di compositing di separare i tre oggetti, andare a prendere solo quel singolo oggetto, per esempio, per applicare ad esso una maschera. In maniera del tutto analoga abbiamo l'indice dei materiali. Abbiamo sempre una maschera, abbiamo sempre tre oggetti con tre colori leggermente diversi tra loro, sono tre scale di grigio che ci consentono di avere l'indice dei materiali, quindi materiale 1, materiale 2, materiale 3, e noi potremo andare a selezionare ogni singolo materiale e quindi estrapolarlo dalla scena. Bene, per questa lezione ci fermiamo qui. Vi ricordo che se avete piacere di rimanere aggiornati sulle pubblicazioni dei video potete iscrivervi al canale. Nella descrizione di questo video troverete l'indice ai singoli contenuti di questa lezione e la possibilità di andare a scaricare la scena utilizzata per fare questi esempi, e avrete la possibilità eventualmente di accedere alle dispense. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito, ci rivediamo presto.